Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui su Radio Rossonera. È il 6 dicembre e domani è Sant'Ambrogio. Ci saremo? Sì, la risposta è sì, ci saremo anche domani, 7 dicembre, ci saremo anche l'8, ovvero il giorno dell'Immacolata, ma ci siamo, anche se è festa, vi terremo compagnia lo stesso, proprio perché il 9 si gioca. E quindi ci sarà Atalanta-Milan e saranno 2 giorni che ci faranno avvicinare alla partita di sabato al Gewis di Bergamo. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Quindi, giusto per intenderci, ci sarà Mattino Milan, ci sarà un obbligo di riscatto speciale, magari non c'è qualche diretta, non ci sarà un talk, ma ci sarà Pelle Rossonera, non ci sarà Lance, ma ci sarà uno speciale a gamba tesa. Insomma, ci saranno dei contenuti extra, lo stesso, sull'attualità e non solo, compresi i Mattino Milan, che quelli invece restano puntuali ogni giorno alle 10, come sempre. Harry, io direi di partire subito, visto che oggi abbiamo fatto una rassegna stampa un pochino più a Sì, ma partiamo 360 gradi. subito con i like a questo video, perché dovete mettere, dobbiamo arrivare a 1000, 1500, 2000, 2005, 700, non lo so, vedete voi a quanti like possiamo arrivare, mettetelo qua sotto, ragazzi, ci supporta tanto, non vi costa niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche, un commento, mi raccomando, lasciate un commento qua sotto, diteci la vostra, insomma, sul momento, sul mercato, sui nomi, sul campionato, su quello che volete. Basta che ci lasciate un commento qua sotto e attivate la campanella. Allora, partiamo subito. Copertina, prima pagina, non copertina, di Gazzetta dello Sport. Il Milan si rifà in tre. Vedo Miranda, vedo David, vedo Kivior. Sì. Krunic via 10 milioni, ma ci metterei la controfirma, credo anche con il sangue, ad arrivare in doppia cifra per Krunic. Non credo che avverrà mai. Cioè, la mia è una grande speranza nel caso, se dovesse partire Krunic di ricavare 10. Ma chi vi sta sperando? Vabbè, però tu non stare qui a dire perché poi i direttori sportivi del Fenerbahce guardano Mattino Milan, no, e quindi lo sappiamo storicamente sono fan fedeli. Ah, no, E assolutamente. non credo, però vabbè. Noi E guardiamo qui le loro soap opera e loro guardano Esatto, noi invece guardiamo Mattino. Terra Amara e quelle cose lì e loro guardano Mattino Milan. Quindi non diciamolo troppo forte, facciamo un po' gli altezzosi su 10 milioni. 10? Farei 12. Farei 12, 10, 12 Anzi, ci posso sparare una cifra a stare. caso piuttosto che un'altra. Andiamo avanti. Va bene. Colpi da rimonta. Tutto su David, poi Kivier e Miranda, da Cronici 10 milioni. Vabbè, parliamo di qualcosa di un pochino più concreto. Allora, Miranda al massimo è l'unico che si potrebbe lavorare per accorciare i tempi e farlo arrivare prima, soprattutto se nel caso non dovesse arrivare oltre a Gabbia, che qui manca, perché alla fine in questo momento quello più probabile per prendere un posto da centrale è Matteo Gabbia, di ritorno anticipato dal prestito al Villarreal. Se non dovesse arrivare nessun altro oltre appunto Gabbia, magari anticipare Miranda così che hai realmente una sorta di doppia chance con Teo è l'unica cosa sensata. Kivior bisognerebbe sperare nell'apertura al prestito dell'Arsenal, che in questo momento non sta propriamente aprendo le porte. Che però dopo l'ultima partita secondo me riconsidera, perché prima partita di turnover difensivo dell'Arsenal, 3 gol presi, Kivior ha giocato tutta la partita praticamente e non ha fatto una grandissima prova, prendendo gol poi al 90, cioè segnando il gol della vittoria al 97esimo, ma cioè con Rice, però l'Arsenal ha fatto veramente fatica, soprattutto sulle palle inattive, dove ha preso 2 gol. Ne parlo perché l'ho vista e ieri è stata una delle prime partite da 90 minuti di Kivior, no? I gol non arrivano propriamente per errori suoi, però la fase difensiva con Gabriel era una cosa, con Kivior è stata un'altra. Ecco, quindi Va bene.
Sì, è un buon difensore, però non l'ho visto benissimo ieri sera, ecco. Sempre un po' in affanno, un po' in ritardo. Gazzetta poi continua a portare avanti questa sorta di idea di David, la registriamo, mi sembra quantomeno difficile, quantomeno. Sì, sarebbe bello, nel senso non dico il contrario, a me piacerebbe avere David già a gennaio. Io ne dubito fortemente, ecco. Che stile ha? Oh? Rafa da Passarella, tendenza in gonna. L'attaccante del Milan campione di look, per lui la moda è passione ma anche business. Oggi vediamo, vabbè, andiamo su qualche altro quotidiano che è meglio, va. Maignan collana del Milan, che piace le big d'Europa, è iniziata la partita del rinnovo. Max si conferma leader, vorrebbe restare ma chiede 8. Questo è Corriere della Sera. Ah, Non so se 8 mi sembra un po' too much. Cioè, chiedere 8 equivale a dire lo sappiamo che tanto non gli possiamo andare. 8. Già abbiamo fatto uno sforzo sovrumano e abbiamo impiegato 1 anno e mezzo, abbiamo messo in piedi tutto quello che dovevamo mettere in piedi per dare 5 più 2 a Raffaele Leao. 8 lo sappiamo che è oltre, ma non credo nemmeno che Mike chieda 8, onestamente. Anche perché prende 2 e 8, cioè 2 milioni e 800 mila euro adesso. Ed essendo per molti motivi probabilmente nei top 3 del Milan, quantomeno deve essere portato al livello dei top 3 del ma Milan. ci può stare che chieda le cifre di Leao, ti direi. Cioè Eh, ci quello ci può stare. Di più è difficile secondo me, ma se dovessero essere 8 cioè è praticamente impossibile rinnovargli il contratto, cioè come fai a dargli 8.000.000? Non puoi, non puoi, sono ingaggi da Premier League. o da Ehm Bundesliga. eh? O da Bundesliga. O da Bundesliga, esatto, o da In soprattutto da una realtà squadra. una squadra della Bundesliga. Esatto, o da Bayern Monaco più che da Bundesliga. Che ci potrebbe anche stare se consideriamo che il Bayern Monaco tra non troppo tempo saluterà Neuer, che sta un pochino arrivando a livello anche soprattutto anagrafico, ti direi. È tosta. Io non credo che il Milan darà mai 8 milioni a Maignan. La mia speranza è che non si verifichi quello che si è verificato con Tonali, cioè che è vero che ti porta comunque una cifra importante da reinvestire sul mercato, ma perdi il miglior portiere del mondo. Cioè, o meglio, perdi il miglior portiere del mondo per il Milan, perché magari in altre squadre tutta questa leadership in porta non ti serve, magari in altre squadre tutto questo gioco coi piedi non ti serve. Hai giocatori talmente forti che chi se ne frega se il portiere è bravo coi piedi e chi se ne frega se il portiere è così tanto leader, no? A Milan servono queste 2 cose, oltre all'essere un grande portiere, cioè che para. Quindi rischi di perdere il miglior portiere al mondo per il Milan. Speriamo che non accada. Eh, il Milan ha bisogno di estremo bisogno di personalità, estremo. L'abbiamo visto anche in questo ultimo periodo, l'abbiamo visto l'anno scorso, l'abbiamo visto anche proprio fresca fresca negli ultimi 2 mesi. Togliere un bel macigno di personalità che è Mike Maignan vorrebbe dire perdere tanto, anche al di là della questione tecnica, che insomma, il portiere non si discute, il mediano nemmeno, direi che non si discute nemmeno a livello di personalità. E se c'è la possibilità di fare lo sforzo per Mike direi che ne vale la pena, anche perché ha 28 anni. Il portiere può andare avanti ancora 6-7 anni proprio in tranquillità ancora, quando ne ha 28, quindi Sì, sì. andiamo avanti. Ieri parecchie voci su possibili nuovi soci per Gianni Cardinale dal Golfo, Investcorp, non Investcorp.
Poi ieri sera è arrivata una smentita, la registriamo e per quanto mi riguarda la mettiamo nel cassetto. Mm. Missione araba, Cardinale cerca soci per l'Inter sogno Qatar. Questo è La Repubblica, Enrico Currò. Questo è il giornale Gianni Visnadi. Oggi abbiamo fatto un po' lo spettro generale della rassegna stampa. Anche qui Sì, Riecco perché Investcorp dallo saresti viaggio nel Golfo. dovuto mettere solo il primo giornale che abbiamo messo in onda. Tutte No, queste cose non le avremmo lette. no, avremmo parlato di Gonne e di David. Per quanto riguarda la questione Investcorp, allora, mi potrei limitare a dire che quando tuona da qualche parte piove, ma è un modo di dire che vabbè, dice tutto, dice niente, non c'è niente da commentare. Sulla questione Investcorp, io resterei su questo. Il viaggio che è stato fatto, un lungo viaggio tra l'altro, che è stato fatto ormai un po' di settimane fa nel Golfo da Jerry Cardinale, che aveva base a Jeddah, poi raggiunto da Giorgio Furlani, che prima ha inaugurato Casa Milan negli Emirati e poi lo ha raggiunto dove già Jerry Cardinale era da qualche tempo, già da una settimana o due, e poi ha continuato con lui il viaggio nel Golfo. Ovviamente non è che siamo andati a farsi un giro per le città, per fare foto e quant'altro. Ecco, allora, c'è la possibilità che entri qualche nuovo partner. Si è discusso, si è parlato, e uno di questi è stato anche Investcorp. Poi Investcorp ieri è venuto alla luce del sole, magari era già vecchia, magari è nuova, magari ha detto sì, magari ha detto no, magari stanno ancora parlando. Quello che è, diciamo così, centrale è che questo viaggio c'è stato, dialoghi se ne sono aperti e io quindi rimarrei sul chi va là, al di là della smentita che lascia il tempo che trova. No, esatto, cioè la smentita magari può essere una smentita per il singolo evento, no? Cioè è la smentita magari secca su Investcorp, proprio su Investcorp e va bene. Smentire che questa cosa stia accadendo, cioè no, perché non è che, come hai detto giustamente tu, vanno là per giocare a padel là o per visitare le città, cioè vanno Fa più là caldo di qua, eh? sicuramente. Fa sicuramente più caldo in questo momento che qua. Non è che vanno là per il caldo perché si può stare in maniche corte, cioè vanno là per un determinato motivo. Punto, cioè smentite o non smentite, Investcorp o non Investcorp. La smentita è relativa a Investcorp, va bene. Non puoi smentire il fatto che questa cosa stia accadendo e sia chiara ed evidente. Ecco, questo no, perché altrimenti Vediamo. non lasci la squadra a Lecce da sola con Dottavio per andare lì. Cioè, questa roba non succede se non ci sono quei motivi lì dietro. Vediamo come proseguirà. Insomma, credo che ne vedremo di altre puntate su questo argomento. Poi, se volete capire un pochino di più, o recuperate il talk di ieri o aspettate il talk di oggi. Caro Henry, grazie. Ciao, ciao a tutti, mi raccomando il like, alla prossima. Ciao a tutti, ci rivediamo tra poco. Chiamami nelle 11, talk delle 16 e lunch delle 13. Ciao.